¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una especie de dos videos en uno, porque vamos a estar hablando un poco sobre el desarrollo de la música en la historia, desde los 70s hasta hoy, y a la vez vamos a entrevistar a Agostino Marangolo, quien nos va a estar dando su opinión sobre el desarrollo de la música en estos periodos mencionados. Así que, si te gusta la música de los 70s, 80s y 90s, o tal vez te gusta un poquito más allá de la música y entender un poco sobre los procesos que fueron formando estos nuevos géneros que fueron surgiendo en estas décadas y en la música de hoy, quédate ahí porque este video te va a súper interesar. Agostino Marangolo es un baterista, percusionista italiano que trabajó con muchísimos artistas internacionales, fue miembro de la banda Goblin, quien realizaba música ambient para películas como El Amanecer de los Muertos y muchas otras películas de los 70s. Incluso Agostino fue partícipe de la creación del álbum Nero a metà de Pino Daniel, el cual es considerado uno de los 100 mejores álbumes de la música italiana por la revista Rolling Stones. Así que su opinión vale oro en este video. La música en su diversidad es una herramienta cultural y la música transmite sentimientos y emociones. Por eso le quería preguntar a Agostino si el hacer que la música transmita sentimientos y emociones es algo sencillo de hacer o no realmente en las canciones. Y esto fue lo che él mi commentò. Secondo il mio parere la creatività dell'artista è un'esigenza che, diciamo, che nasce proprio per il bisogno di fare della musica. Quindi il problema di generare, diciamo, sentimenti o reazioni al pubblico in generale può avvenire soltanto dopo, ma l'esigenza principale è dell'artista, che più sensibile è e più, diciamo, e più contenuti ha nella sua composizione, credo che inizialmente non pensi alle reazioni del pubblico, ma come ho detto prima parte da una sua propria esigenza. Se quel messaggio poi arriva perché viene, diciamo, recepito o, ahimè, viene distribuito bene, pubblicizzato bene, può arrivare, diciamo, a una quantità di gente importante e consistente, a quel punto ognuno ha la sua reazione, ma l'artista di per sé, il vero artista nella composizione, non dovrebbe assolutamente pensare di generare o di porsi il problema se viene recepito o meno addirittura. Ecco, io sono convinto di questo. Poi più sensibile, più interessante è il prodotto e la sensibilità dell'artista, e ovviamente poi in un secondo momento viene recepito, anche se da una persona all'altra ci possono essere, diciamo, delle sensazioni completamente diverse. Yo hago hincapié en los 70s, ya que hablo de esta década como un corte radical que se produce en la música con la llegada de los sintetizadores y de las baterías electrónicas. ¿Acaso la tecnología es un mal necesario en la música? Veamos qué dijo Agostino al respecto. L'arrivo dei sintetizzatori e delle batterie elettroniche, come in tutte le cose, definisce una fine e un inizio. Una fine di un'epoca dove si provava, si stava in cantina, si suonava
tra musicisti e la musica veniva creata direttamente tra di noi. E l'arrivo di tutta la roba digitale, ahimè, porta dei vantaggi e degli svantaggi, degli equilibri e degli squilibri. Il più grande è quello che da solo un musicista può con un qualsiasi programma, Pro Tools, Logic, Cubase, che dir si voglia, può fare della musica in generale, anche totale, dalla A alla Z. In casa si può fare canto, tastiere, basso, batterie finte, batterie elettroniche, eccetera. E questo cosa significa? Significa che dà possibilità, innanzitutto pure agli incompetenti di poter lavorare, e toglie quella creatività e quello stare insieme che ha fatto sì che negli anni 60 e 70 le produzioni erano più interessanti e più importanti, perché non solo il periodo ti permetteva di fare delle cose un po' più di contenuto e meno musica di immondizia usa e getta, e quelle appunto produzioni create in cantina o create nelle sale prove di dischi importanti, come Nera a metà. Nera a metà è un disco creato con i musicisti, provato tante volte prima di entrare in studio. Quindi, ahimè, come dire, l'uso intelligente del digitale negli artisti bravi è interessantissimo. Come ho detto prima, sì, tutti possono fare musica oggi, quindi c'è un vantaggio e uno svantaggio come in ogni cosa. Sin duda, como todo en este mundo, se fue desarrollando en base a las nuevas tecnologías que se fueron dando. Y en la música se fue innovando también, dando lugar a nuevos subgéneros. Históricamente hay como una línea moral o cultural entre el rock y el pop. Y no se suelen llevar muy bien las aficiones o los fans de ambos sectores unos con el otro. Tal vez una de las opiniones críticas del pop es que si uno tiene que comparar el rock y el pop es un estilo musical que ha perdurado durante todas las décadas sin sufrir grandes cambios, cosa que por ahí sí ha pasado con el pop. Veamos qué opina al respecto Agostino Marangolo. ¿Qué opina él sobre estos cambios que se fueron gestando en el mundo de la música? ¿Por qué el pop pierde su esencia y el rock no? Digo esto haciendo referencia a grupos como The Beatles o The Rolling Stones. Así que escuchemos. Gli anni 60 e 70, tu il 60 non lo metti mai più importante del 70 secondo me, anche perché se pensi che i Beatles abbiano fatto tutta la loro produzione nel 68, è un periodo storico importante quello. Quando c'è un periodo storico importante che si può considerare anche un dopoguerra, un post dopoguerra, dove i valori erano così ancora alle stelle, no? Ideologia, politica, economia, famiglia, religione, insomma erano ancora intatti. Quindi quello cosa faceva succedere? Serenità, quindi non c'era bisogno di pensare al denaro per fare musica, e così tutta quella grande produzione di quegli anni, che non è pensata per fare denaro, ma in realtà non è pensata nemmeno per fare arte, perché chi fa arte non lo sa dopo, spesso. Viene da un periodo molto molto sereno e florido da tutti i punti di vista. Le evoluzioni di quelle musiche, diciamo prog, rock, pop, jazz, eccetera, eccetera, è chiaro che in quegli anni sono più non solo più forti, più piene di contenuti e di serenità, ma si sente proprio. In quest'ultimo decennio, anche dal 90 in poi,
c'è stato un decadimento, è chiaro che c'è stato un decadimento perché il periodo storico non è bello come quello, il periodo economico non è bello come quello, il periodo politico non è bello come quello, non va avanti. Quindi cosa succede? Che la musica è solo finalizzata al denaro, come del resto oggi il mondo è finalizzato al denaro, se non addirittura governato dall'alta finanza. Quindi di cosa vogliamo parlare? Possiamo dire soltanto che la sonorità del rock e il mondo del rock non ha avuto questo regresso dagli anni 70 al 2020, un po' perché la sonorità è sempre la stessa, anche se un pezzo dei Led Zeppelin del 67 non ha niente a che vedere con un pezzo dei Red Hot Chili Peppers o dei Nirvana di oggi, ma non ne parliamo proprio. Cioè dal punto di vista della composizione secondo me si è andato giù, ma dal punto di vista della sonorità il rock è quel genere che rimane sempre evergreen, come si dice, si suol dire, anche perché l'evento rock è sempre, come dire, un incontro, un modo di essere. Gli altri mondi sono andati molto giù, molto giù. Se andiamo a pensare a un capolavoro come Nera a metà, fatto nel 79, sono passati 40 anni e di grandissima attualità ancora. Non penso e non credo che oggi un album di un cantautore qualsiasi possa rimanere nella storia per tutto questo tempo. Ciao a tutti e grazie. Como síntesis de este video quiero recalcar lo que Marangolo afirmaba con el tema del cambio musical, en donde él sitúa este cambio en la década de los 60, más precisamente en el año 68. Es cierto que los 60 fueron para mí la transición entre el cambio cultural de la sociedad de posguerra, de esta sociedad posmoderna. Vamos a encontrar hechos históricos como por ejemplo Mayo francés, Primavera de Praga, o aquí en Argentina van a recordar por ejemplo el Cordobazo en el 69 o el Viborazo años después, a principios de los 70. Sin duda los 60 fueron el cambio de estilo de vida, de la forma de pensar de la sociedad, y la música es una expresión de ello. Quiero agradecerle a Agostino Marangolo por su tiempo brindado para que yo pudiera realizar este video para el canal, para ustedes amantes de esta hermosa música. En caso de que sea la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal haciendo clic en el botón que está abajo de este video y activa la campanita de notificaciones, así no te perdés ninguna de las novedades que voy a estar subiendo a futuro en el canal. También te recuerdo que me puedes seguir en Facebook, Instagram y Spotify con el mismo nombre del canal, Retro Talking Mix. Déjenme en comentarios qué opinan ustedes al respecto de la transición de la música, cómo se fue gestando durante estas décadas hasta dar como resultado la música que tenemos hoy en día. ¿Es la música una herramienta de la sociedad? ¿Es una expresión cultural? Todo esto me lo puedes dejar en comentarios. Sin más nada que comentar, nos veremos en un próximo video y un abrazo grande a todos los amantes de la música retro. Adiós.